Esiste quindi anche un formato pellicola digitale, io ad esempio uso la Nikon, il NEF dovrebbe essere, il corrispettivo del RAW, e questo formato consente appunto di modificare anche quando si torna in studio, anche con maggiore attenzione, l'esposizione e la nitidezza, il bilanciamento del bianco, la temperatura di colore, le ombre, la luce e il contrasto. Quindi tutte queste modifiche sono eseguibili solo con questo formato, quindi memorizzatelo. E infatti nel formato JPEG non è possibile modificare per esempio l'esposizione e il bilanciamento del bianco. Vediamo un esempio. Questo è un RAW, ad esempio mi è capitato di fare un test con un amico che mi ha messo a disposizione delle foto scattate, diciamo, per un evento di cosplayer. Chiaramente qua a sinistra vedrete la guerriera, il soggetto da rappresentare, diciamo che in qualche modo è sovraesposto e ha anche questo bagliore blu che un po' intacca tutta la foto nelle sue sfaccettature. Infatti vedrete qua ad esempio in questo punto, anche sulla borsetta, ci sono tutti dei colori che sono un po' sballati. È importante che non ci sia tutta questa confusione di colori. Solitamente l'istogramma dovrebbe essere una specie di grafico con l'apice al centro appunto del grafico, quindi per avere un'equa distribuzione dei colori. Questo può essere un ottimo strumento per mettere a punto il setting della vostra telecamera in maniera tale che tutto sia ugualmente proporzionato come colori, come resa cromatica. Chiaramente io qua, avendo un'immagine non RAW, ho limitato i danni, chiaramente ho dovuto rinunciare a certi colori in favore di altri. Chiaramente questo blu, che era predominante in questa fotografia, l'ho dovuto un po' accantonare a favore chiaramente di una riproduzione colorimetrica che riguardava il soggetto. Chiaramente il soggetto non aveva il blu addosso, quindi l'ho potuto mettere da parte in questo caso. A volte non basta bloccare appunto alcuni parametri, quindi dobbiamo controllare anche lo shutter speed. Quindi voi direte sì, benissimo, qua Gabriele abbiamo bloccato tutto come ci hai detto tu, però perché in questa immagine è molto più chiara di questa? Perché questa è uniforme e questa invece è tutta ombrosa? Beh, hanno due shutter speed completamente diversi, una frazione di 1 su 320 e l'altra 1 su 640. Chiaramente anche in questo caso fa la differenza, perché avere un pixel di questo colore non è la stessa cosa che avere un pixel di questo colore, quindi poi una sovrapposizione crea davvero tanti problemi. Quindi è da evitare lo sbilanciamento del grafico verso sinistra, come si vede nella figura 2, vedete che è tutto a sinistra, perché favorisce chiaramente il manifestarsi delle ombre. Quindi avere tutto questo grafico sulla sinistra accentua anche questo fenomeno.